Ciao a tutti amici di Italia Squisita, bentornati a casa Civitiello. Siamo a Secondigliano, a casa di mia mamma, dove sono cresciuto e da sempre preparo le mie ricette qui, cucino a casa con mia mamma e mi diverto. Oggi per la prima volta, dopo tantissimi video fatti con Italia Squisita sulla pizza napoletana fatta in casa, faremo una pizza in teglia e vedremo anche in che versioni. Una delle tantissime ricette che troverete all'interno del mio libro, La pizza fatta in casa con Davide Civitiello, e anche una pizza in teglia non poteva mancare. All'interno di questo libro c'è proprio tutto, c'è un po' di storia, tutte le ricette e tecniche di impasto, i miei topping e moltissimo altro ancora. Diciamo che la pizza in teglia è una di quelle pizze che viene dal mondo del panificio, quindi dai forni, si può fare con impasti diretti e indiretti. All'interno del mio libro troverete tutte e due le tecniche di utilizzo. Oggi però prepareremo un prefermento biga. Lo possiamo fare a mano, è facile da fare a casa, seguiteci passo passo. La preparo in questo contenitore. Cominciamo dalla farina. In questo caso stiamo usando una farina nuvola del Mulino Caputo 0. Lievito secco che vado ad aggiungere direttamente alla farina. Misceliamo praticamente il lievito alla farina. Sul totale della farina andremo ad aggiungere il 50% dell'acqua. È chiaro che le bighe da panificazione ce ne sono da tante, quella di Giorilli che è al 44%, c'è chi la fa al 46%, al 47%, io la faccio al 50% per facilitarvi un lavoro a casa. Iniziamo a versare pian piano l'acqua all'interno della nostra farina ed ora con le mani andiamo ad assemblare leggermente tutti gli ingredienti. Pensate che un prefermento non ha bisogno di una maglia glutinica, quindi non c'è bisogno che lo impastate per tanto tempo. Basta semplicemente assemblare tutti gli ingredienti in modo che il processo parte. Lasciamo assorbire bene, 2-3 minuti la nostra biga è pronta. Poi vedete la biga, la particolarità deve essere così bella lunga. È preferibile chiudere con una pellicola e fare dei buchetti sopra in modo che la nostra biga respira, si fa leggermente un pochetto di crosta e domani la troveremo dolce. Dovrà riposare per 18 ore a 18 gradi. E dopo 18 ore la nostra biga è pronta e noi siamo pronti per realizzare il nostro impasto. Normalmente questo è un impasto che, è chiaro, la teglia si può fare anche a mano a casa, ma con un'idratazione minore. Questa teglia che sto preparando oggi ha un 80% di acqua, quindi di liquido. È preferibile a casa per chi ha un'impastatrice, una planetaria, magari è più consigliabile farlo in macchina, altrimenti potete fare olio di gomito e farlo a mano. Il primo ingrediente che metto in macchina è proprio la biga. Come vedete la uso tutta, in modo che poi anche a casa non dovete conservare nulla, la impastate tutta quanta. Aggiungiamo la restante parte di farina. Come è scritto nel libro, se avete tempo potete anche non mettere il lievito. Se invece vi serve pronto subito da 3 ore, aggiungete un altro po' di lievito. Accendiamo la nostra macchina in modalità lenta e iniziamo a versare l'acqua. Come vedete vado sempre a versarlo al centro. In questo caso sto usando un'impastatrice a verme che mangia dal centro verso l'esterno, in modo da incorporare tutta l'acqua al nostro impasto. Iniziamo ad alzare leggermente la velocità e aggiungiamo la restante parte sempre a goccia. Quando si usa la doppia velocità in una macchina, in un impasto, quando abbiamo un'idratazione molto alta, che con una velocità bassa non riusciremo ad assorbire. È importante anche a casa che facciamo assorbire e poi versiamo l'acqua. Facciamo assorbire e poi versiamo l'acqua. Iniziamo a mettere il sale. Dopo che abbiamo inserito il sale, siamo pronti per versare l'olio. I grassi si mettono sempre alla fine negli impasti.
Passati 15-20 minuti, dopo aver versato l'olio, sappiamo che il nostro impasto è pronto. Come vedete è ben idratato, elastico e liscio. Siamo pronti per metterlo nel nostro contenitore oleato. Potete notare che questo impasto è vero che è molto morbido ed è all'80% di idratazione, ma è bello elastico. Avere un impasto elastico con le alte idratazioni è sempre consigliato. Io do sempre delle ulteriori pieghe. Ed eccoci qua. Copriamo ed ora siamo pronti per far lievitare il nostro impasto a massa. Abbiamo bisogno di almeno 2 ore. Ma in ogni caso è importante che raddoppi il proprio volume, anche se ce ne vogliono 3 o 4, aspettate. Ed eccoci qua, finalmente il nostro impasto è lievitato e siamo pronti per fare una stagliatura. Apriamo il nostro contenitore. Il nostro impasto è lievitato, come potete vedere è bello morbido, pensate che questo impasto ha un 80% di idratazione. Si iniziano a vedere le prime bollicine di aria, quindi ha lievitato bene. Capovolgiamo il nostro contenitore. Il contenitore, come avete visto, è stato oleato in precedenza, quindi pian piano lo facciamo scivolare sulla nostra spenatoia, sul nostro tavolo da lavoro, come preferite. A questo punto dobbiamo già prepararci una bilancia. Per una baciata faremo 2 da 600. Vado a tagliare il primo impasto. Come vedete è bello idratato ma anche elastico. A questo punto usiamo sempre un po' di farina, non avete paura, qua possiamo usarla. Iniziamo a stagliare il nostro impasto, quindi vado dentro, andiamo a rinforzare facendo un punto di forza proprio al centro della nostra teglia, uguale, e poi a questo punto iniziamo ad arrotolarla. Pesiamo, ok, ci siamo, 640, togliamo 40 grammi, andiamo a infarinare la nostra cassetta di lievitazione e vado a posizionarla nella mia cassetta. Ed eccoci qua, anche il secondo panetto da 600 grammi è stato arrotolato e lo mettiamo a fianco all'altro. Quando posiamo i nostri panetti all'interno della nostra cassetta di lievitazione è importante che li mettiamo leggermente separati, perché se li mettiamo troppo vicini si attaccano e dopo abbiamo difficoltà nello gestire l'impasto o nello stendere. Chiudiamo la nostra cassetta di lievitazione e andiamo a preparare le pezzature per la teglia tradizionale, che in questo caso ho posto di 600 800 perché non voglio una teglia sottile ma la voglio leggermente più alta. Infariniamo sempre la nostra cassetta di lievitazione e posizioniamo anche questo panetto. Andiamo sempre a coprire ed ora aspettiamo che raddoppi il suo volume, più o meno abbiamo bisogno dalle 3 alle 6 ore di lievitazione. Ed eccoci qua, davanti a me un panetto da 800 grammi che ci serve a stendere la nostra prima pizza. Avendo un'idratazione dell'80% sto stendendo con della semola rimacinata. Come vedete ce l'ho sia sopra che sotto, non abbiamo paura della farina in questo caso perché abbiamo tanta acqua. Iniziamo a stendere prima il bordo e poi andiamo al centro in questo caso, vedete? Iniziamo a toglierci la nostra prima farina. Facciamo la stessa cosa. Allora, a differenza delle pizze classiche che facciamo a casa col cornicione, la pizza in teglia è importante che noi il cornicione lo stendiamo. Per i forni professionali io spesso non metto l'olio perché mi piace proprio che cuoce in maniera naturale. Nel forno di casa magari potete fare come sto facendo io. Non ne metterei troppo, ma con un pennello la spennelliamo. Mettiamo la nostra teglia lateralmente, con un braccio ci aiutiamo e andiamo a posizionarla al centro della nostra teglia. Come vedete, essendo molto morbida, come facciamo poi ad aggiustarla? Partiamo dal centro, mano
e la aggiustiamo fino al bordo. Andiamo a girare la nostra teglia e facciamo la stessa cosa. Passiamo. A questo punto io metterei semplicemente, farei una prima precottura circa di 15 minuti solo in pasto con un filo d'olio. Una volta stesa possiamo anche aspettare un pochetto, però giustamente dobbiamo coprire o spennellare d'olio, altrimenti si seccherebbe, e poi dopo la condiamo e andiamo in cottura. Io preferisco andare al forno direttamente. La nostra pizza cuocerà a massima temperatura con un forno ventilato all'interno del forno in posizione bassa. Andiamo a controllare lo stato di cottura della nostra pizza. Eccola qui. È perfetto. Ed ecco qui, vediamo che la nostra pizza già è cotta più del 50%, la controlliamo sotto, è bella croccante, già la sentiamo e siamo pronti per condirla. La prima cosa che facciamo, usiamo del fior di latte, l'ho tagliato a dadini in modo che non rilascia tanta acqua all'interno, sopra la nostra pizza. Quindi andiamo a mettere il fior di latte. Ho tagliato dei carciofi crudi e dopo che li abbiamo messi in acqua e limone, li abbiamo conditi con olio, sale e parmigiano. Non li ho cotti in precedenza perché lo scopo è di ottenere dei carciofi croccanti che scrocchiano all'interno dei nostri denti. Un altro po' di parmigiano. Ed ora non può mancare un po' d'olio d'oliva. E siamo pronti per andare al forno, sempre alla massima temperatura, ma questa volta al centro. Con questo condimento dobbiamo aspettare circa 5 minuti. Dobbiamo assicurarci che tutti gli ingredienti siano cotti, che il carciofo è bello croccante e che la nostra pizza risulti cotta. Una volta che abbiamo sfornato la nostra pizza, andiamo a terminarla in uscita. Eccola qua. Uno spinacino già condito con olio e sale, ci alza anche un po' la struttura, come ben vedete. Ho preparato con la ricetta di Antonio Sorrentino un buonissimo zamaglione salato che andiamo a metterlo fetta per fetta e dopodiché terminiamo con del prosciutto crudo croccante. Prosciutto crudo croccante, quindi abbiamo fatto prosciutto crudo leggermente fritto, si è ritirato. Ecco qua, la nostra pizza è cotta, abbiamo il sapore, la parte croccante e la parte morbida e sarà tutto un equilibrio perfetto. Non posso non provarla. Partiamo con la pizza baciata. La pizza baciata è una pizza differente perché è sempre una teglia. Come vi ho detto all'inizio, il panetto è molto più piccolo. Abbiamo una base sotto e una base sopra, divisa da olio extravergine d'oliva. Cominciamo. Andiamo di olio. In questo caso usiamo leggermente più olio rispetto alla prima, perché ci serve per separare poi le due pettole. Estendiamo la nostra seconda pettola. Possiamo bagnare anche i bordi, tanto non deve attaccare. Usciamo sempre dalla farina e adagiamola sopra. Adagiamola sopra. Come tutte le cose, il trucco è toccarla poco. In questo caso abbiamo bisogno sempre anche di olio sopra, anche se non è uniforme, ragazzi. Stiamo facendo una pizza a casa. Siamo pronti per andare ad infornare la nostra pizza all'interno del nostro forno, sempre alla massima temperatura, come quella precedente, partendo dal basso.
E nel frattempo il sole è tramontato, ma noi non molliamo, stiamo per sfornare la nostra pizza baciata. Eccola qui. Ora siamo pronti per condirla. Come la condiamo? Ho pensato ad una scarola riccia. Adesso io faccio tutto con le mani, pizzaioli purtroppo lavorano con le mani, concedetemelo. Stracciata di burrata di bufala. Ed ora spianata piccante. Per chi non lo conosce, è un salame piccante calabrese buonissimo. Per ultimo, ma non per importanza, un grandissimo prodotto Presidio Food Campano, la papalcella, in questo caso ce l'abbiamo semi-dry, del mio amico contadino Bruno Sodano. La papalcella è un peperone tondo riccio, dalla buccia molto sottile, un sapore dolce. Ed ora non ci resta che chiuderla. Come vedete è bella croccante. Ed eccola qua, la nostra pizza in teglia baciata con le papalcelle. Un profumo squisito. Un abbraccio da Davide Civitiello. Acquistate il mio libro La pizza fatta in casa e mettete in atto tutto quello che vi ho detto. Buona pizza in teglia a tutti!